Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo tutorial in collaborazione con la BB Craft. Andremo a fare un paio di orecchino davvero semplici e con non troppi materiali. Ho utilizzato anche questa volta le bugle. Allora, il modulino in questione, vi voglio ricordare sempre che la BB Craft mette a disposizione per tutti voi iscritti un codice sconto che è Lucrezia 10, che trovate scritto qui sul video e anche nell'info box, ed equivale al 10% di sconto sul totale del carrello. E vi ricordo anche che con $25 di spesa la spedizione è gratuita, quindi è molto conveniente. Io vi consiglio vivamente di farvi un giro sulla BB Craft perché c'è di tutto, tutto quello che riguarda il materiale creativo per qualsiasi arte creativa. Allora, l'oggetto del tutorial che andremo a fare oggi sono questi orecchini. Eccoli qua, davvero semplici da realizzare e i materiali non sono tanti. Ho utilizzato un Rivoli da 14 mm incastonato a peyote con le Rokai 11.0. In questo caso ho utilizzato sia le Toho, sono queste verdi, e sia le Miyuki, le classiche Miyuki, queste in argento. Poi serviranno le bugle che vedete qui sul retro, dei cipollottini 3x2 in due colorazioni e le 15.0, quindi come materiale non è davvero tanto, sono davvero semplicissimi. Oggi li andremo a fare invece in quest'altra colorazione. Anche qui ho usato le Toho, queste verdi, mi piace molto questo colore e sono davvero semplici da fare. Quindi come materiale naturalmente servirà anche un perno o una monachella. Allora io partirò già dal Rivoli incastonato e su YouTube troverete tanti tutorial con l'incastonatura peyote con le 11.0. Vi troverò un video e lo linkerò nell'info box, quindi per quanto riguarda l'incastonatura la trovate sempre nell'info box. E poi partirò naturalmente già dal Rivoli incastonato. Quindi adesso passeremo al materiale. Ed ecco qua il materiale, come vedete non è tanto. Allora, le bugle, queste, prese per questa collaborazione, e questo è il codice. Poi serviranno cipollottini 3x2 che utilizzerò in due colori, questi blu e questo verde mare, e il codice di questi cipollotti sono, vedete, 3x2. Il codice è questo, sono 10 fili e sono veramente bellissimi i colori. Sempre per questa collaborazione ho preso, scusate, queste 11.0 che sono della Toho e il codice è questo, sono delle 11.0 e utilizzerò sia queste verdi che queste della Miyuki color argento, quindi potete utilizzare insieme oppure soltanto della Miyuki e della Toho, dipende quello che avete. Naturalmente serviranno anche le 15.0 e queste sono della Miyuki e sono in argento. Come filo naturalmente servirà un Rivoli da 14 mm, questi li ho presi in un'altra collaborazione della BB Craft ed è da 14 mm. Per l'incastonatura ho utilizzato delle semplici Rokai 11.0 come vedete a peyote
e poi ho stretto con le 15,0, queste soltanto per l'incastonatura. Quindi vi ricordo che io parto già dal rivoli incastonato. Naturalmente servirà un perno o una monachella. Come filo invece andrò ad utilizzare un Farline da 0,15 Crystal. Poi vi voglio mostrare anche, per questa collaborazione le ho prese sempre, questi vassoietti per inserire all'interno le perline, e vi faccio vedere il codice. È questo, sono 20 pezzi, arriva anche la paletta e la pinza, è un unico arnese ed è veramente comodo questo. Bene, questo è tutto il materiale che servirà per realizzare questi orecchini, quindi io adesso partirei con il tutorial. Un abbraccio a tutti, ciao! Allora, iniziamo, dopo che avete incastonato il rivoli, da una rocaille centrale dell'incastonatura. Vedete, ci sono 3 rocaille in fila, voi dovete portarvi ad uscire da una rocaille centrale. Ora mettiamo sul lago una 11, una bugle, una 11, una bugle e un'altra 11. Questa deve essere la sequenza: una 11,0, una bugle, una 11,0, un'altra bugle e terminare con una 11,0. Vedete, noi usciamo da questa, saltiamo la prossima, che è questa, e ci inseriamo in quella successiva e dobbiamo saltare sempre una. Aggiustatele, vedete? Questo deve essere il risultato. Di nuovo una 11, una bugle, una 11, una bugle e un'altra 11,0. Ecco qua, di nuovo la stessa sequenza. Non so se vi ho detto, le bugle sono da 6 mm. Noi usciamo da questa, saltiamo la prossima e ci inseriamo in quella successiva e tirate il filo, aggiustatele sempre. Vedete, questo deve essere il risultato e dovete continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato, vedete? Mette a fuoco. Dopo che avete inserito l'ultima sequenza con le bugle, rientrate nella prima sequenza e ci portiamo ad uscire dalla seconda bugle, perché in tutti questi spazi andremo ad inserire una 11,0. Io prenderò la seconda colorazione, questa in argento, quindi uscendo dalla bugle ci inseriamo direttamente in quella a fianco e tiriamo il filo. Vedete? La 11,0 si va ad incastrare tra le coppie di bugle. Rientriamo di nuovo nella 11 qui al vertice e ci portiamo ad uscire dalla seconda bugle e qui di nuovo una 11,0 e dobbiamo rientrare direttamente nella prima bugle e tiriamo il filo. Vedete? Questo deve essere il risultato
e dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Ora ci portiamo ad uscire dalla 11.0, questa che si trova in cima tra le due bagole. Ora mettiamo sull'ago le 15.0 e mettiamo 7 15.0. Sono 7 15.0. Da questa ci andiamo ad inserire questa 11.0 che abbiamo messo nel giro precedente. Di nuovo altre 7 e ci inseriamo nella rocaille centrale tra le bagole e tirate bene il filo. Vedete? Questo deve essere il risultato. Lo facciamo ancora insieme. 7 15 0, e ci inseriamo nella 11.0, questa che abbiamo inserito nel giro precedente. E tiriamo bene il filo. Altre 7 e ci inseriamo nella rocaille centrale qui al centro tra le due bagole e dobbiamo continuare così fino alla fine. E questo è il risultato. Sto uscendo dalla rocaille centrale. Ora ci inseriamo nelle prime 4 15 0, perché in tutti questi spazi andremo ad inserire i cipollotti. Inserirò questi verde acqua. Prendiamo un cipollotto e ci inseriamo nell'altra fila di 15 0, sempre, vedete, le ultime 4, solo che però dovete rientrare soltanto in 3, lasciando libera l'ultima, e tirate il filo, vedete, in questo modo. Quindi rientrate soltanto nelle penultime 4, uscendo però dalla penultima. Qui invece, qui sopra, andremo ad inserire 3 11 0. Io inserirò 2 di queste verdi e una, quella centrale, in argento. Sono 3 11 0. Vedete? Noi usciamo dalla penultima delle 4, saltiamo la prima da questo lato e ci inseriamo nelle prossime 3 15 0. E tirate il filo, vedete? Formeremo la punta. Di nuovo prendiamo un cipollottino e, contando le ultime 4 15 0, usciamo però dalla penultima e tirate il filo, vedete, in questo modo. Di nuovo 3 11, saltiamo la prima 15 0 e ci inseriamo nelle prossime 3, formando la punta. Soltanto
Vi raccomando di non tirare troppo, tenetevi morbide. Di nuovo un cipollottino e contando le ultime 4, 15 0, ci inseriamo però soltanto in 3, uscendo dalla penultima. Vedete, in questo modo prendiamo 3 11 0, saltiamo la prima 15 0 e ci inseriamo nelle prossime 3. Vedete, in questo modo. Questo deve essere il risultato e dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Quello che vi volevo dire è che le punte devono tendere verso il retro della lavorazione. Poi va bene, nei prossimi passaggi vedete che si incurveranno leggermente. Questa è l'ultima sequenza che ho inserito. Ora usciamo dal cipollotto. Ora mettiamo sull'ago di nuovo 7 15 0. Sono 7 15 0. E ci dobbiamo inserire, vi ricordate all'inizio noi abbiamo saltato una rocaille dell'incastonatura quando abbiamo inserito le bugle e adesso ci dobbiamo inserire proprio in quella rocaille, quello che abbiamo saltato, che si trova proprio al centro, e tirate il filo. Vedete? Così andremo a formare una V. Altre 7 15 0. E ci dobbiamo inserire nel prossimo cipollotto. E andremo a formare una V, vedete? Di nuovo altre 7. E ci inseriamo, vedete, nella rocaille centrale, questa dell'incastonatura che abbiamo saltato all'inizio, e tirate il filo. Di nuovo altre 7. E ci inseriamo nel prossimo cipollotto e tirate bene il filo. Vedete, si formeranno queste V e dobbiamo continuare così fino alla fine. E questo è il risultato, vedete? Sto uscendo sempre dal cipollotto. Ora ci inseriamo nelle prime 4 di questa prima fila di 15 0, questa che abbiamo inserito nel giro precedente, perché in mezzo a queste V andremo ad inserire altri cipollotti. Io userò la seconda colorazione, questi blu. Quindi usciamo dalle prime 4 e ci inseriamo nell'altra fila nelle ultime 4. Vedete? Ci dobbiamo inserire nelle ultime 4 15 0 e tiriamo il filo.
Ora ripassiamo nel cipollotto e scendiamo nelle prime 4, 15, 0. Di nuovo un cipollotto, sempre 3x2 i cipollotti, e ci inseriamo nelle ultime 4, 15, 0. Metti a fuoco e tirate il filo. Vedete? I cipollotti si vanno a posizionare in mezzo a questa V. Ripassiamo di nuovo nel cipollotto e poi usciamo, scendiamo nelle prime 4, 15, 0. Prendiamo di nuovo un cipollottino e ci inseriamo nell'altra fila di 15, 0 nelle ultime 4. E tiriamo il filo. Vedete? Questo sarà il risultato e dovete continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Sto uscendo dal cipollotto perché questo è l'ultimo cipollotto che io ho inserito. Ora andremo a definire le punte e ci inseriamo nelle ultime 3, lasciando libera questa, l'ultima, come abbiamo fatto quando abbiamo formato le punte. Ora prendiamo una 15, 0 e ci dobbiamo inserire nella 11, 0, questa della punta, e tirate bene il filo, mi raccomando. Dobbiamo saltare questa centrale. Ops, scusate, metti a fuoco. Dobbiamo saltare questa, non vuole mettere a fuoco, saltare questa centrale, inserirci direttamente nell'ultima e tiriamo il filo. Vedete? La punta si definisce meglio. Prendiamo di nuovo una 15, 0 e lasciando la prima, la dobbiamo saltare, ci dobbiamo inserire in queste 3, come abbiamo fatto prima per inserire le 11, 0, e tirate bene il filo. In questo modo. Rientriamo nel cipollotto e ci inseriamo, vi voglio far vedere bene, in queste 3. Qui si vede meglio, vedete? Come abbiamo fatto per le 11, quando abbiamo inserito le 11, 0. L'ultima non dovete rientrare. Ora prendete una 15, 0 e vi inserite nella prima 11 della punta. Saltiamo questa centrale e rientriamo direttamente in questa e tirate bene in modo che la 11, 0, questa centrale, si sollevi. Se in caso non si sollevasse, basta con l'ago tirarla fuori e poi tirare il filo. Ora di nuovo una 15, saltate sempre la prima e vi inserite in queste 3 e tirate bene. Vedete, le punte le dovete rivolgere verso il retro della lavorazione, devono essere leggermente incurvate.
così. Lo facciamo ancora di nuovo insieme, rientriamo nel cipollotto. Oggi non vuole mettere a fuoco. E rientriamo, ve lo faccio vedere dal retro, rientriamo soltanto in queste 3, 15. Vedete? In queste 3, 15, 0. Non rientrate neanche nell'ultima. Ora qui prendete di nuovo una 15 e rientrate nella prima 11, 0. Tirando bene il filo, giro il lavoro, saltate questa centrale e vi inserite direttamente nell'ultima 11. Vedete, in questo caso non si è sollevata, basta con l'ago prendere questa 11, tirarla fuori e poi tirare il filo, così si definisce meglio la punta. Ora di nuovo una 15, 0, saltate sempre la prima 15, questa, la dovete saltare, vi dovete inserire in queste ultime 3 e tirate bene il filo. Vedete? Le punte si incurvano da sole sul retro. E questo lavoro lo dobbiamo fare per tutto il giro. Dopodiché o fate un cappietto, io non lo farò perché vedete si è formato un piccolo spazio, quindi inserirò un piccolo anellino. Quindi fatto questo ultimo giro, l'orecchino è terminato. Ci vediamo dopo. Ed ecco qua, l'orecchino è terminato. Vedete, le punte si incurvano leggermente. Questo è l'altro. È davvero semplice da fare. Vedete, io non ho fatto il cappietto, ho inserito l'anellino in questo piccolo spazio. Questi sono gli altri due. Sta piovendo a dirotto. Io spero tanto che il tutorial vi sia piaciuto perché è davvero semplice da fare e lo possono fare anche le principianti. Con questo vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!